che il sistema di welfare aziendale pone al centro dell'organizzazione della nostra cooperativa il proprio personale e il suo benessere, che è però direttamente collegato alla produttività dell'azienda. La cooperativa Lo Scrigno si occupa dell'educazione e della cura di giovani, di minori, di anziani, di disabili e della comunità locale. Ma aver cura di chi ha cura è fondamentale per la produttività dello Scrigno. Il welfare è diventato quindi una leva strategica dello sviluppo aziendale, della produttività della cooperativa, della qualità del lavoro della stessa. Se poi al welfare aziendale non diamo solo il significato di azioni di welfare legate ai dipendenti, ma anche di welfare per la comunità, capiamo bene che le azioni di welfare sono delle azioni proprie del DNA della cooperazione. Una delle ultime frontiere che stiamo affrontando è il fatto di fare cultura e formare, insieme ad altre organizzazioni cooperative, le aziende profit rispetto al welfare per il Comune di Milano. E quindi la cooperativa sta diventando appunto soggetto culturale del welfare nel territorio del Comune di Milano. Abbiamo anche vinto il welfare index e abbiamo vinto il premio per 2 anni, quindi questo è un premio nazionale, quindi siamo arrivati 120 organizzazioni su 6.800 che sono state selezionate, per cui è un buon risultato, e anche il premio sulla parità e conciliazione della Regione Lombardia. Quindi queste azioni che sono all'esterno vengono riconosciute anche all'interno e danno quindi indicazioni per poter continuare in questo modo. Diciamo che il primo bisogno dei dipendenti è il bisogno della conciliazione. Allora parliamo del bisogno di aver cura dei propri familiari pur lavorando, sia dei bambini piccoli, sia man mano che la cooperativa, diciamo così, invecchia e il personale cresce, c'è anche il carico di cura dei genitori e quindi degli adulti che gravitano sui lavoratori. Se poi teniamo conto che la cooperativa è per lo più ma in grandissima, il 95% è femminile, si capisce come il lavoro della conciliazione e il bisogno della conciliazione è proprio il bisogno primario. Ma c'è un secondo bisogno che è proprio delle cooperative, perché gli stipendi delle cooperative non sono alti e quindi anche le misure che fanno, che vi descriverò magari successivamente, che fanno leva sul bisogno economico, sono importanti per i lavoratori. Il Covid ha poi messo in risalto tantissimo il bisogno della sicurezza e i bisogni sanitari, perché in quel momento sono esplosi, ma alcune cose sono rimaste anche adesso. Quindi, altra cosa, i bisogni vanno sempre monitorati, cioè ogni anno bisogna aggiornare la richiesta dei bisogni perché le persone vivono, cambiano e quindi le esigenze familiari cambiano e quindi cambiano anche i bisogni, per cui mettere un dispositivo che monitori i bisogni dei dipendenti è fondamentale. Noi abbiamo un questionario sulla qualità ogni anno che facciamo proprio per monitorare i bisogni dei dipendenti. Ecco. Sicuramente questo lo vediamo perché, ad esempio, le esigenze di welfare hanno messo in luce dei cambiamenti organizzativi. Uno dei cambiamenti più importanti che è avvenuto un po' da tutti, però nel periodo Covid assoluto, è quello dell'uso dello smart working. Noi come cooperativa avevamo già impiantato un sistema che consentiva, proprio per la flessibilità e la possibilità di andare incontro ai lavoratori, di usare lo smart working, naturalmente per le figure che sono, noi le chiamiamo smartabili, cioè le figure che possono andare in smart working. L'ASA OS che deve andare a casa dell'anziano
o l'educatore che deve stare col minore, quella non è una funzione che può essere messa in smart working, ecco. Però rispetto alle altre funzioni generali della cooperativa era già stato fatto una sperimentazione, per cui quando è arrivato il Covid, la cooperativa non si è fermata perché eravamo già pronti e quindi abbiamo messo in piedi i dispositivi che erano necessari e finita l'emergenza del Covid abbiamo stipulato un contratto di secondo livello che mette a sistema l'uso dello smart working, del part-time e della flessibilità oraria come strumenti per venire incontro alla conciliazione. Quindi, se vogliamo, questo ultimo pezzo è stato insegnato, diciamo così, dal Covid e ci ha consentito di mettere a sistema questa cosa. Per cui lo stiamo sempre monitorando perché i bisogni di lavoro cambiano, sono differenti, le riunioni da remoto e le riunioni in presenza non sono proprio la stessa cosa, per cui si sta lavorando su questo. Però, ad esempio, questo è un apprendimento del periodo Covid, organizzativo del periodo Covid, insomma, che abbiamo messo. Ho già citato in parte il contratto di secondo livello che stiamo stipulando, per cui c'è lo smart working e la flessibilità oraria, la possibilità di accedere al part-time facilmente e di ritornare poi a tempo pieno a seconda delle esigenze del lavoratore. Ma poi all'interno di questo contratto ci sono proprio delle misure specifiche per i bisogni di conciliazione. In particolare tutti i servizi che la cooperativa offre, quindi educatori, dopo scuola, centri estivi, ASA-OS per gli anziani, ecco, sono offerti ai lavoratori o gratuitamente o con un prezzo, sicuramente con un prezzo calmierato. E questo consente ai lavoratori di accedere a degli strumenti idonei alla loro conciliazione proprio forniti dalla stessa cooperativa. Poi abbiamo una cosa che sembra banale ma è importante per chi lavora, la ricezione pacchi, cioè i lavoratori possono spedire tutti i pacchi che vogliono all'interno della segreteria della cooperativa e poi prenderli lì, in modo che se uno non sa se è a casa, cioè se lavora e quindi non è a casa non può ricevere la raccomandata, ha questo servizio in più fatto dalla segreteria della cooperativa che gli consente appunto di ricevere, cioè, di sbrigare delle faccende domestiche pur lavorando, insomma. Poi ci sono degli interventi finanziari. Diamo 250 euro ai dipendenti che compiono il 15° anno di lavoro. E poi diamo 130 euro ai lavoratori, abbiamo un welfare sulla mobilità, cioè abbiamo fatto una convenzione con il trasporto pubblico milanese e la tessera del tram noi la paghiamo almeno più di metà al dipendente. In questo modo ha uno sgravio di costi importante, insomma, importante rispetto appunto alla mobilità, al lavoro. Alcuni anni abbiamo fatto anche un bonus benzina, però quello dipende un po' da che fatturato c'è, che utile c'è, insomma, questo non è fisso. Mentre l'ATM è fissa, cioè è sempre, che la diamo sempre, o totalmente gratuita o con uno sgravio di 130 euro, quindi è importante. Poi si sta lavorando sullo sgravio per servizi scontati, gomme della macchina, mobili, elettrodomestici, utilizzando un portale che è Corporate Benefit, per cui stiamo facendo una convenzione e con le altre cooperative con cui stiamo lavorando, abbiamo una cooperativa che ha sembra banale, però ha i negozi Lind di cioccolato e allarga la scontistica della sua cooperativa, l'allarga anche alla nostra. Ecco, una delle frontiere è il welfare condiviso, cioè il fatto che riusciamo a dividere delle misure di welfare con altre organizzazioni, in modo da moltiplicare la possibilità dei servizi offerti per i lavoratori.
Abbiamo poi, ma non ultima, le azioni proprio sul sistema sanitario, per cui abbiamo un'assicurazione per i lavoratori che copre 24 ore su 24. Se hai un infortunio anche fuori dal lavoro, tu sei coperto dall'assicurazione. E poi una mutua privata, la mutua Cesare Pozzo, per cui quest'anno paghiamo 120 euro per ogni lavoratore che ha voluto, chi ha voluto, insomma, in base alla scelta della mutua, in modo che abbia scontistica proprio sulle spese sanitarie. Ci sono degli ambulatori convenzionati, ma anche la sanità pubblica, ma anche gli ospedali, per cui si ha una scontistica importante rispetto una visita privata costa 70, con questo sistema costa neanche 25, per cui e non devi fare l'attesa del pubblico, ecco. E quindi questa cosa qua è, cioè, un modo proprio di prendersi cura a tutto campo, insomma, del lavoratore. Io più che di benessere fisico parlerei di benessere nella sua globalità del personale, perché noi stiamo toccando, attraverso la conciliazione e i bisogni personali, stiamo toccando con più leve, la leva economica, la leva sanitaria, la leva organizzativa di flessibilità del lavoro, così stiamo toccando la possibilità che i lavoratori siano madri, padri e nello stesso tempo professionisti in contemporanea. E questo è proprio un'azione sul benessere della persona in tutte le sue sfaccettature. Ecco. Per cui non abbiamo una leva unica, ma abbiamo tanti piccoli segmenti che si mettono insieme che il lavoratore può utilizzare. Ecco. Per cui il nostro concetto lavora proprio sulla globalità della persona e sui bisogni a tutto tondo. Diciamo che possiamo parlare di due fronti. Un primo fronte è quello del mantenimento del sistema messo in atto, perché pagare tutti gli anni gli abbonamenti, pagare la mutua, sostenere la spesa del welfare manager, cioè sono tutti costi che l'organizzazione ha e che deve mettere in atto di sostenere ogni anno. Quindi il mantenimento del sistema che c'è in atto e nello stesso tempo il monitoraggio sui lavoratori di quello che cambia di anno in anno per poter aggiustare il sistema in modo che sia il più rispondente possibile ai bisogni dei lavoratori. Ecco questo. E poi sicuramente c'è un lavoro di sviluppo che si gioca soprattutto sulla lettura delle opportunità a livello ministeriale, locale, provinciale, comunale. Noi siamo dentro l'ATS di tutta la regione Lombardia che si occupa del welfare in modo da essere aggiornati e riuscire nel momento in cui escono bandi, escono leggi, a poter interpretare a modo nostro questa bisogno dei lavoratori, quindi non un intervento singolo, ecco, mai un intervento singolo che risponde a un bisogno immediatamente, ma cercare sempre di fare rete. In questo senso c'è uno scambio continuo anche con le altre organizzazioni cooperative e questo consente di imparare, apprendere, modificare, cambiare e quindi questo, cioè, c'è questo elemento. Sicuramente la nascita del welfare point, che è un proprio sportello adibito al welfare all'interno della cooperativa e del welfare manager che lo conduce, sono un passo in avanti strutturale importante per la nostra cooperativa.